Ad esempio, come vedete, la uso sempre su abbastanza confortevole, abbastanza molle il posteriore. Questo è l'ammortizzamento, quindi l'idraulica in compressione, quanto viene o meno utilizzata. Dopodiché c'è il precarico, che è lo schiacciamento della molla. Io sono da solo, siamo io il passeggero, io coi bagagli e in due col passeggero. Basta andare a selezionarlo e premere col joystick, appunto. Questo è una cosa molto semplice, non sto a ribadirvela. Io perché utilizzo la moto in configurazione molto morbida? Perché ragazzi, non dimenticate il fatto, per chi fa fatica a toccare per terra, che con la molla tutta morbida, i registri morbidi, noi tocchiamo per terra con la sella alta. Io sono alto 1,75 m, come ribadito. Mentre invece se io vado a indurirlo, se gli dico sono in due con i bagagli, mentre invece sono da solo, ovviamente la moto, schiacciando la molla, alzerà il posteriore e io farò molta fatica a toccare per terra. Questo è un altro consiglio che do a chi magari fa un po' fatica a toccare per terra. Usate il mono posteriore morbido se non avete bagagli o comunque passeggeri dietro, perché comunque vi aiuta nella stabilità della moto. Tirando le conclusioni, quando noi andiamo per strada, generalmente un assetto stradale, le regolazioni idrauliche sono molto aperte, perché dobbiamo permettere alla nostra moto di copiare le asperità. Quindi estensione e compressione non andrebbero mai chiuse del tutto, anche se stiamo parlando di sospensioni stradali. Mentre invece in moto da pista il discorso è completamente diverso. Perché? Perché là c'è bisogno che la moto si muova relativamente poco, perché il manto stradale si dà per scontato sia perfetto, ovviamente. E allora là i registri idraulici generalmente sono molto più chiusi. In questo caso appunto questa moto in particolare sull'anteriore è abbastanza sfrenata di idraulica e a me piace molto questa morbidità che le dà anche comfort. Andando però, io ho fatto una prova a dare quasi tutti i click, io dal centro ho indurito, se non ricordo male, 6 click di anteriore di compressione. Effettivamente la moto si comprime meno, ma che cosa succede alla moto? Risulta un pochettino più dura. A me non piace, a me piace molto entrare in frenata in curva, non con frenate eccessive, ma portando la frenata fino vicino al centro curva, alla corda. E allora sono tornato indietro sulla taratura di base, quella un pochettino più morbida. Appunto, io viaggio da solo. L'ultimo consiglio che vi do, è tocco un argomento che mi hanno chiesto, è lo sfilare le forcelle anteriori di 8 mm. Voi capite bene che questa moto, sfilando la forcella di 8 mm, il peso ovviamente va tutto verso l'anteriore e rende di fatto la moto sì più reattiva, destra-sinistra, ma qual è il problema che si viene a generare? Avendo troppo carico sull'anteriore andate a sollecitare tantissimo il pneumatico anteriore, che se non è in buono stato vi dà due cose: uno, scivola, che è il comportamento che un po' tutti lamentano. Quando c'è tanto carico sull'anteriore e io magari sono aggressivo sui freni in frenata, la moto va a scivolare, perché l'idraulica lavora, ma fino là noi gli abbiamo dato ancora più carico andando a sfilare la forcella, quindi il peso della moto è stato trasferito tutto all'anteriore e questo è un comportamento controproducente. È vero che è più veloce, però a centro curva, quando io entro, che magari appunto come detto entro con i freni in mano, la moto può avere delle reazioni brusche, non previste. Oltretutto pensiamo che se gli ingegneri e i tester hanno pensato a questo assetto per questa moto, ragazzi, ci sarà un motivo. La sua destinazione d'uso è portarci in giro in maniera confortevole, farci godere dalle pieghe. Sicuramente non è una mangiacordoli, poi è ovvio che tutto si può fare, ma la destinazione d'uso della moto è quella per cui è prevista. Quindi, come ho letto in tanti, appunto mi sono documentato su più siti, il sunto è: toccate tutto ma non toccate nulla alla fine, perché quello che conta e quello che fa la differenza sono due aspetti: la nostra guida dinamica. Poi se avete bisogno di consigli, come ne ho bisogno anche io ovviamente, ci si scambia volentieri su Facebook e sui post pareri e consigli. E un'altra cosa, generalmente controllate le sospensioni ogni 8-10 mila km, perché l'olio che è contenuto all'interno si deteriora, come detto. Detto questo, mi sono dilungato anche troppo. Ognuno cerchi il suo setup, un click alla volta, ricordate, e se non vi trovate ritornate sempre all'origine dell'assetto tramite l'uso e manutenzione di Triumph. Ragazzi, spero di essere stato chiaro, ho toccato più punti,
Mi scuso se alcuni punti non sono stati chiarissimi, se c'è bisogno, chiedo scusa, di altri chiarimenti o consigli, o vogliamo scambiarci qualche idea per qualche altro video, vi aspetto. Qua sotto c'è il link, appunto il click via per iscrivervi, visto che ormai mi chiedete appunto più video. Vi chiedo questa cortesia di iscrivervi, di mettere un polliciotto se vi è piaciuto, critiche costruttive nei commenti, positive e negative, perché appunto, come detto, non sono né un pilota e né uno youtuber. Cerco solo di fare appunto qualche video utile a noi che andiamo per strada un po' tutti i giorni con queste fantastiche moto. Ciò detto, dal Tigerista è tutto, un saluto, ciao!